Lugano-Inter 1-4, a punti sparsi dalla prima uscita stagionale dei ragazzi di Simone Inzaghi che ricominciano da dove avevano terminato, quindi con una grande vittoria nella primissima amichevole, chiaramente ormai diventata tradizione contro il Lugano, terminata appunto 1-4. Ieri l'abbiamo seguita in diretta qui su Passione Inter, siamo ritornati con le dirette partite, quindi ringrazio innanzitutto tutti quelli che ci hanno seguito, che ci hanno supportato, che si sono iscritti al canale e che si sono anche abbonati al club di Passione Inter, quindi un grande ringraziamento, siamo ripartiti di gran carriera e ora non vediamo l'ora già che arrivi la prossima amichevole e poi l'inizio del campionato. Siamo qui quindi ragazzi, ben ritrovati amiche e amici di Passione Inter con un nuovo contenuto. Oggi guardiamo qualche appunto sparso, qualche cosa che è emersa da Lugano Inter 1-4 e ne parliamo insieme, consapevoli, come ho detto un attimo fa, che era la prima amichevole, siamo all'inizio della preparazione e il Lugano non era di certo l'avversario più difficile del mondo. Quindi questo è il grosso asterisco, la grossa premessa che poniamo all'inizio di qualsiasi altro discorso. Prima di partire ho tante cose da dirvi, vi chiedo chiaramente un mi piace al contenuto e un'iscrizione al canale, così ci aiutate a raggiungere i 39.000 iscritti innanzitutto e poi a continuare a crescere sempre di più. Allora, appunti sparsi, mi sono segnato tante cose da dirvi, spero di non dilungarmi eccessivamente. Voglio partire da quello che secondo me è stato il migliore in campo e il giocatore che più mi ha colpito in questa prima uscita dell'Inter, ovvero Christian Aslani. L'abbiamo commentato già ieri sera, tutti o quasi erano d'accordo sulla grande prova dell'ex Empoli. Mi ha colpito tanto perché le premesse che chi lo conosceva aveva detto si sono di fatto confermate, non tanto dal punto di vista tattico, che comunque è stato interessante, fra poco ci ritorno, ma dal punto di vista della personalità. Un ragazzo che arriva dalla provincia, con tutto il rispetto per l'Empoli ovviamente, e si prende subito la maglia da titolare dell'Inter, che dimostra per il momento di non avere grandi paure, di sapersi proporre in campo, di avere anche la fiducia dei compagni stessi, perché anche questo non è indifferente. E Aslani mi ha fatto veramente una gran bella impressione. Ieri ha giocato nella posizione di Marcelo Brozovic, quindi da regista nel 3-5-2, tantissimi palloni toccati, grandi giocate, tecnica, destro-sinistro, sventagliate, veramente una bellissima impressione. E già ieri in diretta dicevamo che, almeno io personalmente dicevo che non mi sorprenderei di vederlo giocare più di quanto si pensi e magari non solo da regista, perché poi Aslani è anche un giocatore che secondo me nella posizione di mezzala può essere tranquillamente impiegato e quindi può essere un altro aiuto, diciamo, a far rifiatare i vari Barella o Çalhanoğlu. Quindi molto bene Aslani, dal mio punto di vista il migliore in campo in assoluto. Chiaramente eravamo a giocare Lugano-Inter, è un amichevole, quindi poi anche la personalità e le giocate vanno misurate a San Siro, in campionato ed eventualmente in Champions League. Però primissima impressione molto buona. Bellanova e Gosens, gli esterni, da rivedere secondo me entrambi per motivi differenti. Bellanova mi ha dato delle buone sensazioni, ho visto l'Inter soprattutto nel primo tempo cercare di creare i presupposti per avere la fascia destra molto libera, molto ampia, in modo tale da lanciare Bellanova sulla corsa, che è di fatto il suo fondamentale migliore. Chiaramente la preparazione è iniziata da 7 giorni, le gambe sono e devono essere un po' diciamo pesanti e quindi non si è vista la grande brillantezza, non ha fatto grandi dribbling nell'uno contro uno, però l'ho visto già abbastanza nei meccanismi e mi è piaciuto. Gosens invece ho visto qualche critica in più, anche ieri in diretta. Chiaramente io ci andrei piano con le critiche, vale per lui, vale per Onana di cui parleremo fra poco e per eventuali altri ragazzi. Dico solo una cosa, ne parlavamo già ieri in diretta, Gosens verrà impiegato in maniera diversa rispetto a Perisic. Perisic era molto più un esterno da palla tra i piedi, attacco nell'uno contro uno, doppio passo, dribbling. Gosens lo è molto meno. Gosens secondo me è un giocatore che va esaltato nell'ultimo terzo di campo, gli va dato il pallone semplicemente da spingere in rete e da attaccare con aggressività e con la grande fisicità che Gosens vanta. Quindi me lo aspetto molto meno, diciamo, sulla falsariga di Perisic, molto più, per esempio, una punta aggiunta quando la palla è sulla destra, in area, anche ieri l'abbiamo visto, Lautaro, Lukaku e Gosens subito dietro, che eventualmente è pronto a raccogliere il cross. Quindi da rivedere anche lui, però teniamo sempre presente questa cosa, almeno questa è la mia opinione. Centrocampo, Mkhitaryan, Agoumé, molto intercambiabili. Mkhitaryan sappiamo che nasce come nell'idea dell'Inter come vice Çalhanoğlu, quindi come mezzala a sinistra,
però ieri l'abbiamo visto spesso anche a destra con Agumé spostato a sinistra. È stato forse il giocatore un po' più in ombra, Mkhitaryan, l'abbiamo visto giusto in un paio di occasioni in fase offensiva. Non dimentichiamo che questa prima parte di ritiro l'ha fatta con del lavoro personalizzato, perché arrivava da un infortunio nella finale di Conference League con la Roma, quindi è comunque un lavoro diverso quello che ha fatto. Sono sicuro al 100% che emergerà anche lui. Per quanto riguarda Agumé, nella prima parte del primo tempo, lo dicevamo anche in cronaca, l'ho visto un pochino distratto, un pochino mollo, diciamo, per usare un termine famoso. E poi devo dire che nella ripresa, comunque col passare del tempo, è migliorato. Non lo aiuta, secondo me, una andatura proprio di corsa un po' ciondolante, dicevamo ieri. Mi ricordo un po' con Dogbiano, non so se vi ricordate, questa corsa un po' trascinata, che ti dà l'impressione magari che sia distratto, che sia pigro, ma poi in realtà magari non è vero. Poi alla fine comunque è migliorato, ha fatto anche un paio di giocate con buona tecnica, mi dà la sensazione di essere acerbo e quindi capisco la scelta dell'Inter di mandarlo in prestito. Ora vediamo se alla Cremonese o da qualche altra parte. Veniamo alla zona calda del campo, la Lula, l'attacco. Prima uscita effettiva di Lautaro e Lukaku insieme. Lukaku non ha fatto gol innanzitutto, mentre Lautaro ne ha fatti 2, però io da Lukaku ho già visto tante cose interessanti. L'hanno cercato molte volte con la palla lunga e diretta in verticale, poi dicevano che durante il primo cooling break, a metà del primo tempo, si sia rivolto ad alcuni compagni dicendo: datemi subito la palla in verticale, non tergiversate, cercatemi, e si è visto, perché poi lui la sa difendere benissimo, visto il fisico che ha. Il dialogo con Lautaro è ben diverso rispetto a quello che aveva Lautaro con Dzeko, per caratteristiche, e poi con la sua sola presenza fisica può creare dei problemi alla difesa. Emblematico è il gol di Correa, dove questa palla arriva verso Lukaku si posiziona solo con il fisico, la lascia scorrere, il difensore non riesce ad anticipare, poi arriva Correa che sviluppa l'azione e fa gol. Sono molto fiducioso. La Lula, secondo me, ci darà anche quest'anno grandi soddisfazioni, nonostante non ci sia più Conte e quindi magari possa cambiare qualcosa, però le premesse, secondo me, sono molto buone. Veniamo ad Handanovic e Onana, visto che è stato uno dei temi più dibattuti ieri, tra virgolette, in negativo. Handanovic ha giocato molto bene, hanno fatto un tempo a testa. Handanovic ha fatto il primo in cui ha fatto 2 grandi parate, molto belle. Nella ripresa Onana praticamente mai impegnato, se non in 2 situazioni. Il gol subito dall'Inter in cui è stato un po' indeciso, l'azione è stata, l'avete vista tutti, c'è stato un cross in mezzo del Lugano, Darmian ha rinviato colpendo con un po' di sfortuna in faccia un suo compagno, la palla si è alzata a campanile all'altezza dell'area piccola, c'erano poi ancora Darmian e altri 2 difensori, vai tu vado io, non si è mosso nessuno e alla fine si è infilato l'attaccante del Lugano che ha fatto gol. Se guardate Onana, quando la palla si impenna ha un accenno come per voler uscire, poi rimane in porta e alla fine quindi tergiversa anche lui e prendiamo gol. Sicuramente una parte della responsabilità è anche sua, perché la palla era molto alta ed era vicina alla porta, quindi poteva uscire. Ok, cioè punto a capo, nel senso andiamo avanti, non mi sembra che sia necessario fare grosse polemiche come ho visto fare da qualcuno purtroppo ieri e mi dispiace, mentre invece appunto molto positivo per quanto riguarda Onana il lancio sul gol di Lautaro Martinez. Il quarto gol, Onana prende il pallone, riceve appunto un cross sbagliato dal Lugano, vede Correa in avanti pronto a ricevere, gli rinvia questo pallone con il piede, poi c'è anche un errore molto grave del difensore che si perde appunto Correa e poi arriva il gol. Comunque ci sta che Handanovic parta titolare, non è questa partita che mi fa cambiare idea, la mia idea personale sui 2 e che non l'avrà fatta cambiare a Simone Inzaghi a prescindere, però sono convinto che Onana farà bene e saprà emergere. Ultimi appunti sparsi e veloci, il Tucu Correa molto bene, mi è piaciuto davvero tanto, al di là del gol veramente bellissimo e dell'assist per Lautaro, mi è sembrato un giocatore che aveva voglia di farsi vedere, di impegnarsi e di dimostrare quel che vale, perché noi l'abbiam detto tutto l'anno scorso, Correa non sarà Messi, però è un giocatore forte, è un giocatore che ha tecnica, è un giocatore che sa essere utile ad una squadra, anche se magari non ti fa 20 gol e 10 assist a stagione. Ieri mi ha dato questa sensazione appunto di volersi far vedere e ha fatto molto bene, oggettivamente. Poi ha cercato qualche dribbling di troppo, forse anche un po' gasato dalla prestazione, dove ha perso dei palloni che poteva evitare, però comunque ha fatto una buona gara.
Sulla falsariga di questa, diciamo, volontà di farsi vedere, ho visto anche Valentino Lazzaro, che prima ha cominciato sulla fascia destra all'inizio della ripresa, poi è entrato Zanotti, il giovane Zanotti, ed è stato spostato sulla sinistra. Non ha fatto una prestazione mostruosa, però mi ha dato anche lui questa sensazione di volersi impegnare molto e di volersi far vedere. Non credo che Lazzaro avrà un gran futuro nell'Inter, probabilmente verrà ceduto già in questa stagione, però mi ha fatto piacere per un giocatore che probabilmente sa già che andrà via, mi ha fatto piacere vederlo comunque impegnarsi in questo modo. Ultimi 2 nomi di cui vi voglio parlare: Valentin Carboni. Ha giocato 5 minuti, c'ha fatto vedere un tiro da fuori area di cui tutti ancora parlavano, da grande distanza col suo mancino, che ha fatto veramente la barba all'incrocio dei pali. Niente, non voglio dirvi nulla di particolare, semplicemente è un classe 2005, quindi è molto giovane, uno dei più giovani, della primavera, però ha talento. Ne abbiam parlato anche in diversi contenuti sul canale. Rispetto al fratello Franco Carboni, che peraltro è andato in prestito al Cagliari ufficialmente, Valentin ha un fisico molto più minuto, Franco Carboni è molto più grosso, però ha una tecnica notevolmente maggiore, e ieri si è intravisto attraverso questo tiro da fuori area. Secondo me andrà valorizzato, non dico in prima squadra, ma in generale con dei prestiti o comunque puntandoci andrà valorizzato. Un piccolo appunto anche ad un ragazzo di cui qualcuno ha parlato, ma che secondo me ha ricevuto meno attenzione di quanto meriti, che è Fontana Rosa. Fontana Rosa ha giocato ieri in difesa al fianco di D'Ambrosio e di Darmian, classe 2003, giovanissimo, buona partita, mi ha dato delle buone sensazioni e niente, volevo solo farlo notare, visto che si è parlato di Carboni, poi è entrato anche Casadei, che è un altro dei più chiacchierati, volevo giusto darvi un accenno a Fontana Rosa, che secondo me ha fatto una buona partita. Questi erano i miei appunti sparsi su Lugano Inter 1-4. Ho fatto tanti discorsi, chiaramente l'ho detto anche all'inizio, non prendeteli come diciamo chissà quali verità, era la prima amichevole, la prima uscita, però ce la siamo goduta tutti insieme anche ieri su Passione Inter, qualcosina è emerso, quindi ne volevo parlare un pochino con voi. Vi invito quindi a lasciare ancora una volta un mi piace se non l'avete fatto e soprattutto a iscrivervi al canale e farmi sapere nei commenti cosa vi lascia questo Lugano Inter 1-4, vi è rimasto qualche sensazione positiva particolare, qualcuna magari anche negativa, fatemelo sapere nei commenti. Se volete continuiamo anche a parlarne all'interno del club di Passione Inter, l'abbiamo fatto fin da ieri sera, www.passioneinter.club, mi raccomando passateci, e ringrazio anche i nuovi abbonati che sono arrivati proprio in queste ore. Ed infine ti ricordo, se mi stai seguendo in podcast, in descrizione ti lascio il link per il commento a caldo di Lugano Inter di ieri, dove c'era anche il nostro Lorenzo, così potete ascoltare anche la sua opinione e le primissime, letteralmente, impressioni a pochi minuti dalla fine della partita. Se invece mi stai seguendo su YouTube, ti comparirà il link qui alla mia destra, cliccaci e fammi sapere che ne pensi.